Oggi è il 7 luglio 2016, siamo sul treno, stiamo andando a trovare Daniele Fissore a Savigliano. Lui verrà a prenderci alla stazione e ci porterà nella sua casa di campagna dove abita e anche lo studio. Sicuramente avremo delle cose interessanti da dire, vedremo che cosa andrà a capitare. Mi fa molto piacere che tu sia qua a trovarmi, era un po' che non ci vedevamo, siamo sempre giovanissimi. Meraviglia. Niente, siamo qui nella tenuta di Fissore, di fronte a uno stagno, a Savigliano, in campagna di Savigliano. Allora, Daniele, io vorrei chiederti se ti ricordi come ci siamo conosciuti. Ovvio che un po' di sforzo di memoria devo farlo perché se non sbaglio... Senesi? Senesi, l'inizio degli anni 90, ma proprio l'inizio, Sì, l'inizio. inizio anni 90. Inizio anni 90. Tu eri arrivato con quella incredibile, improponibile, assurda R4 dipinta da Nespolo. In qualche modo avevo capito, dato il mezzo di trasporto che usavi, con chi avrei avuto a che fare. Spieghiamo, questa qui era una Renault 4 Sì. che Nespolo aveva decorato per la Renault. Ma bella, cioè molto, Sì, molto completa professionale, proprio. che Nespolo mi vendette a un prezzo ragionevole, ma comunque mi vendette, e io girai circa 10 anni e fatto 100.000 chilometri, non avevo un graffio, si vede che era molto visibile. Certo. Comunque, vabbè, arrivai su questa Comunque, questa Renault 4 di Nespolo, appunto, e incominciamo a parlare, tu mi facesti vedere le cose che facevi, che editavi, che erano tutte di ottima qualità e anche come nomi molto prestigiosi. Ricordo grandi nomi di Vedova, di Ruggeri, adesso non ricordo se fossero, però quelli, Vedova sicuramente lo Vedova di avevi già sicuro. editato. Sì, sì. E poi via via a seguire tutta una serie Boetti. Boetti, giusto? Sì. Salvo, Sì, però no, non Salvo, scusa, Mondino, Mondino Guccione, che a me è un grande, uno degli artisti l'ho più... prodotto dopo Guccione. Su dopo. Prima di lavorare con me, tu con quale altro gallerista, editore lavoravi? Come grafica avevo intrapreso da 3 anni, neppure, un'ottima collaborazione con la Galleria Mastro Giacomo di Padova, anche lui una personalità di spicco nel mercato dell'arte di allora, che purtroppo finì tragicamente la sua esistenza e la sua attività. Per cui quando ci conoscemmo io avevo dovuto per forza interrompere i rapporti di lavoro. Quindi tu avevi questo rapporto con Mastro Giacomo, Sì, lui mancò e io rimasi orfano. allora, eri orfano. Allora, io alla fiera di Bologna, che partecipavo tutti gli anni, di fianco al mio stand c'era lo stand di Mastro Giacomo Sì, e c'era una processione di gente che guardava le tue grafiche, oltre che guardarle le comprava. E io avevo un po' di invidia perché diciamo che avere un artista che piace al pubblico e che si vende fa sempre piacere. certo, Al che mancò Mastro Giacomo, sì. Senesi che era una gallerista qui di Savigliano, mio che era, vecchio amico, eccetera, mio cliente tuo anche, cliente da anni, mi disse ci fece incontrare. e ci fece incontrare. Infatti, ci fece incontrare e appunto, data la situazione e anche la simpatia che si creò immediatamente tra di noi, ma al di là della simpatia c'è quello che conta poi alla fine fondamentalmente sono il rapporto di lavoro che deve essere basato su un'equità e su un reciproco progetto, no? Una strategia appunto di come abbiamo sempre detto, pensato e poi messo in pratica, insomma, soprattutto tu e poi che mi stimolavi
a produrre non soltanto dei soggetti ma anche dei formati. E, appunto, come esperto di mercato io non potevo che, come esperto di mercato, io non potevo ascoltare i tuoi consigli, tant'è che ebbimo un successo notevolissimo Sì. per anni e anni e anni, insomma, non ricordo quante tirature facciamo, comunque poi semmai ne riparliamo. Il primo lavoro che facemmo era una cartella di 70%. Esatto, e mi pare con fossero tre soggetti. tre soggetti, Tre soggetti. uno di golf Sì, verticale, sì, una marina blu e un galoppo, Un galoppo. un galoppo verde. tutto verde, senza cielo, cielo. un'immagine anche piuttosto difficile da Che proporre, però però piacque, sì, infatti. Al che producemmo poi un grande formato, perché a me sono sempre piaciuti i grandi formati, quindi facemmo questo golf, questo grande golf abbastanza rettangolare. Sì, Dopodiché ti chiesi se dietro questi campi da golf tu potevi inserire il mare, certo, ti ricordi? certo. E quella fu gloria, perché Quella fu gloria. Quella fu gloria e del tutto inaspettata, perché io ricordo che i primi quadri di mare o di inserimento di mare, Mastro Giacomo me li rifiutò, dicendo che erano assolutamente, secondo lui, improponibili. E quindi questa tua proposta mi spiazzò un po', perché dico, ma come? L'altro me li rifiuta, questo li vuole, no? cioè, tu li avevi già fatti quindi. Io avevo già provato a fare, gli avevo mandato inseriti qualcosa del genere e lui me li rimandò indietro, insomma. Per cui mi scoraggiò a ripeterli, per quanto io ci credessi, perché io sempre, tu mi conosci, sono una persona tenace e costante, metodica e quindi non demordo dal mio obiettivo, infatti. Cioè, dato appunto questo è da dire che è fondamentale per la mia carriera e per la mia fortuna, il mio primo green era del 1984, ma poi fino all'89 io non riuscivo a venderli, perché le gallerie mi dicevano il verde non si vende. A te purtroppo non ti avevo ancora conosciuto, altrimenti sì. Però c'è da dire come giustificazione questo verde non si vende che tra l'84 e l'89, cioè in questi 5 anni, avvennero due cose importantissime per la mentalità, per la cultura e per il mio lavoro in generale. Una, che il gioco del golf prese grande piede in Italia rispetto a prima. E l'altro, secondo me ancora più importante, è che il verde passò dall'essere solo un colore ad essere un contenuto. Tieni conto del discorso ecologista, del discorso ambientalista, e quindi questi campi, questi prati, queste cose venivano vissute da un punto di vista contenutistico ottimista e comunque di grande attualità, ecco. Tant'è che appunto avevamo subito questo grande successo, insomma. Sì, mi ricordo che fecimo un golf e mare su tela che esaurì in 3 mesi. Cioè, sì. il pubblico proprio l'ha accettato benissimo, anche perché un lavoro su tela, diciamo che assomiglia a un quadro, Sì, però ha altre caratteristiche, diciamo, certo. è un avvicinarsi a quello che è il pubblico. Sì. Il problema è che anche noi non ne abbiamo più fatti, perché assomiglia troppo a un quadro. E infatti avevamo Quindi verificato c'è un questo, conflitto di interessi. che c'era con il pezzo unico. un aspetto di ambiguità che non piaceva né a te né a me, insomma. No, a me piaceva. No, per me era molto chiaro. Vabbè. Però E comunque sì, il mare
questo abbinamento verde-azzurro anche lì rischiato, perché non era di moda cromaticamente abbinare il verde col blu, con l'azzurro. Tu pensa poi la fortuna che ebbe questo abbinamento cromatico negli anni, pensa soltanto al logo della Apple, no? Mi pare, o Windows, come si chiama questo, no? Perché io sono convinto che l'hanno copiato da me, dopodiché non posso dimostrarlo ovviamente, ma la quantità di pubblicità che sono state prodotte basate fondamentalmente sul rapporto cromatico tra verde e azzurro non si contano negli anni 90, no? Sì, E poi quindi... anche un classico del paesaggio, insomma. Sì, ma infatti, Campagna con infatti. il cielo azzurro. Bene, altra mossa vincente all'epoca furono queste cornici. Sì, Queste cornici che praticamente seguivano il disegno del lavoro. sì. E quello praticamente fu il primo a farlo. Ti risulta? Altro che, Ah. certo, certo. Eh sì, perché inseriva un aspetto, oltre che decorativo, secondo me concettuale, proprio per la definizione dello spazio dell'immagine, pur non soffocandola e non chiudendola in uno spazio delimitato. Su questo proseguimento dell'immagine sulla cornice comunicava che questo paesaggio era estendibile all'infinito. In realtà questo paesaggio era una serie di fotogrammi a cui se ne sarebbero potuti aggiungere una quantità a piacimento, sia a destra che a sinistra, sopra, sotto, eccetera, eccetera. E quindi fu un'altra bellissima idea. Sì. E lì praticamente io partecipavo alla fiera di Bologna e avevo venduto questi lavori un po' in tutto il mondo, in Corea, in Ricordo, Germania. ricordo. Senti, io direi se possiamo andare in studio, Certo, così volentieri. continuiamo una chiacchierata, Certo, vediamo un che- po' lo studio. benissimo. Bei tempi, eh. Bene, siamo nello studio di Daniele Fissore, qui c'è il suo cavalletto automatico, qui sono i colori. Daniele, ti volevo chiedere, ti ricordi come è nata la faccenda dei tagli? No. Ma so che appunto mi pare che ragionassimo sempre sul grande formato che funzionava, però nello stesso tempo procurava poi dei problemi per la produzione di soggetti più piccoli. Sì. Per cui alla fine nacque questa idea, io non ricordo sinceramente. Mi ricordo io, posso dirlo? Dillo. Allora, eravamo da Serighelli, che come si sa è il miglior stampatore italiano Assolutamente. e oltre ad essere migliore era anche costoso, non caro ma costoso. Ecco. Quindi stavamo producendo una marina e c'era uno scarto, no? Sì. Visto che lì costava tutto caro, a un certo punto io ho detto, ma visto che c'è una parte rovinata, proviamo a tagliarlo. Quindi, tagliando un pezzo, praticamente risultava un quadro più piccolo, no? Sì. Siamo stati fortunati che sulla marina, dove tagli, ha sempre una sua autonomia. O quasi, perché poi O comunque quasi. la presenza di un punto di riferimento, una vela un po' più grande, un po' più piccolo, è sempre stato importante. Però è Però più facile. è più facile, sì. E al che io ti avevo chiesto, visto che a noi occorrono anche dei formati più piccoli, visto i grandi costi di Serighelli, bisognerebbe pensare a un lavoro grande che abbia un significato anche tagliato. Quindi questo richiedeva da parte tua uno studio sul bozzetto. Esatto. Per Particolare. quanto riguarda i green, Sì. sì. Sì, infatti per me fu estremamente più impegnativo perché in ogni caso si era poi deciso di
di tagliare l'immagine grande, quindi 1,80 m, di tagliarla in 2, in 3 e in 6. Per cui ognuna di queste fette doveva comunque avere una vita autonoma. E contemporaneamente però l'immagine grande doveva funzionare a prescindere dalla necessità di essere poi tagliata a posteriori. Per cui appunto lo sforzo fu quello proprio di impostare, già nel progetto del paesaggio era abbastanza importante, bisognava comunque tenere già presente questo. E poi soprattutto nella collocazione dei vari personaggi, in modo che ogni fetta fosse equilibrata, eccetera. E devo dire che funzionò, ottenemmo degli ottimi risultati, anzi con delle valenze poetiche anche molto diversificate, perché quelle che avevano i personaggi più grandi indubbiamente erano immagini più aggressive, più descrittive, mentre invece quelle con i personaggi in lontananza, la bandierina piccola, erano più evocative, no? E questo funzionò, e poi bisognava poi tenere conto del fatto che ebbe anche fortuna, e poi queste fette non furono poi soltanto vendute singolarmente, ma anche abbinate in modo da poter fare delle composizioni di 2, di 3, di 4, di quello che era, insomma. Sì. Questa diventò poi una mia caratteristica editoriale, nel senso che il primo con il quale l'ho fatto sei tu, poi l'ho fatto con quasi tutti gli altri. Un grande pregio, favore, chiamalo come vuoi, è che il mio problema era il prezzo, no? Quindi normalmente gli artisti viaggiano a firma, no? Quindi io ti chiesi, a te come anche agli altri, di considerare il lavoro globale e non pretendere più soldi per i lavori tagliati, in modo tale da mantenere un prezzo uguale, voglio dire. Se il grande formato costava 100, poi diviso in 2 costava 50. Questo per arrivare al pubblico. Infatti, sì, ma io condiscesi subito, capivo le tue esigenze, in ogni caso aveva un senso logico e di mercato, insomma. Quindi... Cioè, il senso è quello, dal mio punto di vista, è di permettere alla gente di potersi mettere in casa un lavoro di ottima qualità anche a delle cifre basse, tutto sommato. Certo, sì, il prodotto di qualità lo era veramente, lo è tuttora, insomma, quello. Perché... Siamo ai massimi standard. E direi irripetibili, perché l'unico che poteva fare quello è Serighelli. E devo dire che soprattutto le mie immagini hanno sempre rappresentato un'enorme difficoltà di riproduzione in serigrafia, ma veramente, cioè, insomma, è ovvio che un artista che lavora con delle campiture piatte, accostate, estremamente più semplici che non un artista come me, che crea dei volumi con delle sfumature, eccetera. E i risultati ottenuti furono eccezionali. Sono dei capolavori di arte grafica. Sicuramente. Questo il pubblico dovrebbe sapere, gli addetti ai lavori lo sanno tutti, no? Però il grande pubblico no. Diciamo che per serigrafia si intende di tutto, no? Mentre questi qui sono dei capolavori. Sono dei capolavori proprio perché tu e anche lo stampatore, io non potevo che essere d'accordo, non avete mai lesinato sul numero dei colori, perché ovviamente più colori c'erano e più l'immagine rimaneva ricca e fedele all'originale. Io ricordo queste serigrafie, se non sbaglio 35-37 colori, insomma, quindi una enormità rispetto a serigrafie normali che sono normalmente... E le prime che facevano 5-6 colori. Infatti. Ogni colore, avendo un costo, è la garanzia del
della numerazione della tiratura, perché non si fanno 50-100 copie in più tanto perché vengono a costare lo stesso, anzi avrebbero un costo così enormemente superiore alla tiratura normale che cesserebbe la convenienza, per cui il numero di colori garantisce l'esattezza della numerazione della tiratura. Poi dipende anche da chi fa tutti questi colori. È chiaro. Ci va Certo. un manico notevole. Sì. Anche perché con Serighelli non lavoro più, perché lui fa solamente più pistoletto, pochi autori. E c'è da dire che i più bravi stampatori italiani, c'è da dire che hanno chiuso tantissime stamperie. Sì. Sono rimasti in pochi e sono tutti a conduzione familiare. Quindi non vogliono apprendisti, non vogliono niente. Certo. Quindi, finiti loro, non si sa bene che cosa accadrà. Sì, ma io non riesco a dipingere tutto quello che mi viene in mente, ovviamente, perché di idee ne ho tantissime, ma il tempo poi è quello che è. Nonostante io passi la mia giornata in studio, tu mi conosci. Mia moglie dice che non so far altro, quindi fallo che lo fai anche abbastanza bene, no? Ecco. Il difetto nostro è questo, che passiamo le giornate in studio. È così. Va bene. Va bene, è stato un piacere. Ciao caro. Grazie. Grazie a te.